penso che ti aspettassi un approccio differente nel primo tempo, un primo tempo diverso dai tuoi ragazzi, e poi ce lo confermava anche Candreva poco fa. Trovato l'1-2, dice abbiamo iniziato a giocare divertendoci, come se si fossero tolte delle zavorre, dei freni a mano, come se tutto fosse tornato indietro di tanto tempo. Sì, lo so, questo succede, però noi, come diciamo spesso, siamo l'Inter, per cui dobbiamo assolutamente quel canovaccio lì riuscire a farlo con qualsiasi risultato, perché un po' di supporto ci vuole, però un po' di considerazione per il momento che stiamo attraversando ci vuole, però non ci vuole poi il far compassione, perché sennò diventa difficile. E noi nel primo tempo abbiamo provato ad andare a prenderla anche troppo, siamo andati a scalare fino sul portiere, a volte ci siamo allungati troppo e loro ci hanno giocato fra le linee e poi ci sono andati dietro la linea difensiva a campo aperto perché non ci trovavamo palla. A quel punto lì è meglio qualche volta concedergliela di più, come abbiamo fatto nel secondo tempo, abbassarsi nella nostra metà campo, farli venire e avere poi la squadra meno lunga e meno spazio dietro le spalle. Il secondo tempo l'abbiamo fatto bene. Anche sullo 0-0 abbiamo fatto girare palla con più qualità, ne abbiamo perso ugualmente tantissimi di palloni, però si riusciva a fare le cose con un po' più di velocità, con un po' più di scelta e delle situazioni importanti le abbiamo create, anche se non siamo andati poi a fare gol, tipo quella di Eder, la situazione, tipo, insomma, ci sono state la possibilità di metterci palla, poi con questo palleggio fatto più di qualità sono dovuti venire fuori i loro difensori, accorciare, li siamo andati qualche volta dietro la linea difensiva, però poi bisogna fare di più di quello che abbiamo fatto. 16 gol su palle inattive, oggi lo schema reiterato sui calci d'angolo era palla sul primo palo e vediamo cosa succede, basta che venga una volta, alla fine la sblocchi. Vediamo cosa succede, palla sul primo palo, ad anticipare quelli che stanno a zona della squadra avversaria e andare poi ad allargare la porta sul secondo palo in chiusura sulla deviazione che va fuori porta a occupare, si chiama, quella posizione lì sul secondo palo si chiama allargare la porta, perché essendo un giocatore che arriva poi lì la palla che esce di 1,2 m, se ci arrivano i tempi giusti la può deviare in porta. Crespo, che era uno maestro in questo, diceva 2 colpi di testa in area, 90% gol. Che il secondo lo faceva lui però. No, è perché poi la linea difensiva sulla deviazione ha veramente poi difficoltà a ritrovare un equilibrio. Alberto? Buonasera mister, volevo chiederle, rispetto alla prima parte di stagione, magari non ci sarà stata la prestazione stasera, però ha rivisto quella voglia di andarsi a prendere la vittoria? Sì, io la vedo sempre, la vedo anche in allenamento, è che poi quando si passa a questi momenti qui uscirne diventa più difficile proprio per chi siamo, per come ci chiamiamo, per la tensione poi che viene fuori e l'altra squadra ha qualità, ha fatto girare le scatole a chiunque, al di là dei risultati che poi vengono fuori a fine partita. Però se non hai poi anche te la considerazione giusta per quello che fanno si rischia molto, per cui noi qualche volta siamo usciti lunghi e ci siamo creati delle difficoltà, poi per molta parte della partita siamo stati anche squadra, ecco, e poi abbiamo preso vantaggio su delle cose che ci si possono prendere dei vantaggi perché abbiamo fisicità, battiamo bene i calci d'angolo, abbiamo chi li batte bene, insomma, però è un po' sintomatico il calcio d'inizio, insomma, ecco. Si sbattono lì al centro e si butta il fallo laterale direttamente, per cui racconta un po' tutto per il calcio d'inizio. Mister, invece Candreva, trequartista centrale come nel secondo tempo, lo rivedremo, le è piaciuto? Mi è piaciuto tanto, sì, perché lui poi ha quella possibilità di fraseggio, ha tecnica di palleggio e poi ha questo controllo e parto con la guida della palla e faccio strada che come la fa lui strada non è come la fanno gli altri, perché lui la fa da esterno e riesce a prendere campo velocemente, riesce ad allungare la sua falcata tocco dopo tocco e diventa difficile poi andargli a tagliare strada, ecco. Alberto? Buonasera mister, adesso Milan, Napoli, Sampdoria, pensiamo però partita dopo partita come ci ricorda sempre giustamente lei.
se ne gioca una per volta, noi ne prenderemo in considerazione una per volta. Si gioca contro tutti, è un casino, se si gioca 11 contro 33 diventa difficile, per cui si va a prepararci meglio, perché ci sono le possibilità di fare meglio, e poi si vanno a giocare. Queste qui sono partite che poi ti mettono nelle condizioni di essere veramente dentro il ring, e allora ti accorgi che per il tempo del combattimento devi stare lì dentro, non ti puoi sottrarre, non puoi scendere, per cui vedrai quando senti le botte, poi in quelle partite lì viene fuori una reazione diversa. Grazie mister, buona settimana. L'ultima gliela chiedo io. Queste ultime 3 partite ti hanno fatto prendere degli appunti secondo me importanti. Le posizioni di Candreva di quest'oggi e di Perisic in un ruolo diverso. Poi continueranno a giocare esterni in un 4-2-3-1, in un 4-3-3. Però secondo me tu ti sei notato che hai delle soluzioni in più per iniziare la partita o correggerla durante. Quanto è importante questo e queste risposte? Perché un conto è provarle in allenamento, un conto è avere poi delle conferme in una partita di campionato. Bisognerebbe riuscire a farle quando stai vincendo, perché quando poi hai il periodo negativo, le distanze, le vie di mezzo, le intuizioni, si fa più fatica a farle, proprio perché non lo conosci a menadito, no? Ora il 4-2-3-1 lo conosciamo un po' come le nostre tasche, sbagliando perché si sbaglia spesso. Però poi cambiando modulo c'è anche il rischio di far confusione, perché che cosa stiamo facendo, perché non c'è la conoscenza come c'è invece come c'è in quest'altra possibilità tattica, insomma.